Questo è l'orario in cui la città sta iniziando a prendere vita, non sono ancora nemmeno le 9 e tutto dall'impressione che tra poco qua si riempirà di gente. Stanno allestendo le ore dei locali, stanno ancora aprendo i chioschi sulle strade. Viva, colorata e dinamica. In questo periodo dell'anno, questa è la capitale culturale del Messico che nessuno conosce. What makes Guanajuato very special is the history, especially the history, the architecture. È una città che vive molto la strada. Non vorrei interrompere il bacio. Qua la sensazione nel centro di Guanajuato è di una cittadina assolutamente sicura. Porque la ciudad es reconocida como una ciudad cultural donde se celebra cada año el festival. Quindi vi racconterò questa regione culturale messicana proprio all'apice del suo fermento. Se vuoi esplorare il Messico meno conosciuto e più autentico, fermati e comincia a viaggiare con un reporter in valigia. Buongiorno. Aiuto. È una nuova giornata sempre qua a Guanajuato, nel centro geografico del Messico, una delle regioni dalla cultura più ricca, dalla storia più rilevante. Qui tra poco immagino aprirà i battenti il mercato Hidalgo. Sono arrivato un po' presto, tendo sempre a svegliarmi piuttosto presto quando viaggio e i mercati effettivamente entrano in funzione un po' più tardi, però questa parte qua sembra aperta, andiamo a dare un'occhiata. La parte del cibo è già aperta perché chiaramente a quest'ora la gente vuole già fare colazione. Vedo tanti tipi di piatti che io mangerei più facilmente a pranzo o a cena che non a colazione. Che è questa carne? Ah, de serra, ok. Muy rica. Mi stanno richiamando da ovunque. Hola. Hola. E che è? È il menù? Ah, ok. Para desayunar. Grazie. Il profumo del mais lavorato è una costante per le vie del centro. Qua abbiamo una macelleria. Via. Qua si macella tutto il ritmo. È carne? No. Lo provo. Oddio. Ah, è tipo lardo fritto. Oddio, a quest'ora non sono pronto. Lo mangio e divento forte. Muy rico. E praticamente mezzo chilo di sta cosa più 2 bolillas più 2 tacos vengono 160 pesos. I migliori sono lì? Ah, ok. 160 pesos che sono quindi 5 euro mezzo chilo. And we see mountains all around. The geography is very much important for the development of the town, right? Of course, yes. That has to do with the origin of Guanajuato. On those mountains up there, that's when, on 1548, the first silver mine was discovered, way up there, in 1548. La storia di Guanajuato cominciò per caso nel 500, quando degli spagnoli che passavano di qua trovarono davvero per caso argento e oro che usciva fuori dalla montagna. Dicono addirittura che allora non c'era nemmeno bisogno di scavare per trovare argento e oro e da lì, dal 500, Guanajuato divenne la più importante zona di estrazione di argento di tutto il mondo. Praticamente gran parte delle monete del mondo vennero forgiate con l'argento di Guanajuato. È incredibile come l'economia di tutto il mondo per diversi secoli sia di fatto dipesa dal materiale estratto da queste montagne. Mamma mia, in queste pasticcerie c'è un profumo di cannella, mi mangerei tutto. C'era persino il pan de muertos, il pane dei morti che viene fatto soltanto in questo periodo, cioè con la ricorrenza dei defunti. Colazione iperproteica, uova, bacon, fagioli e formaggio. E si va a caccia di retroscena storici di Guanajuato.
Questo è lo scuolabus, sta raccogliendo gli studenti, questo è l'orario di ingresso a scuola. Qua si apre una bellissima piazzetta verdissima, ci sono tantissime piante maestose, tutta attorniata da piante, e gli scorci delle vie attorno sono sulle montagne circostanti su cui si arrampicano casette più umili rispetto a quelle del centro, tutte piuttosto colorate. C'è un alto tasso di cattolici nel Messico, è uno dei paesi con la maggiore presenza di cattolici. Quando ci si affaccia nelle chiese già del primo mattino c'è già tantissima gente a pregare insieme, che sono scene che oramai in Italia si vedono sempre meno spesso. Una peculiarità di questa città sono i tunnel, c'è una fittissima rete di tunnel sotterranei che la attraversano. Questi tunnel non erano minerari, però data la grande esperienza delle imprese minerarie di Guanajuato, ebbene quelle imprese sono state impiegate per realizzarli. Sono tunnel però legati alla viabilità cittadina, ce ne sono 24 per un totale di 14 km dalla città. Ed è interessante come questa via sotterranea sia realmente molto vissuta, c'è addirittura una fermata del bus con la gente che aspetta sulle panchine e poi le scale che dal piano urbano scendono e si connettono costantemente con questo livello sotterraneo, e qua di fatto un incrocio stradale tutto sotterraneo. Eran los drenajes de las casas de arriba, pues todo venía a dar este río. È un'opera ingegneristica di tutto rilievo, perché queste arcate imponenti servono di fatto da contrafforti per evitare lo spanciamento delle pareti laterali, e questo, che era il Rio, era di fatto il livello base della vecchia Guanajuato, che invece adesso si è alzata praticamente di un piano. Guanajuato started by being a mining town and became a historical city because of the War of Independence of Mexico. Then now it's a cultural. It's a city where the main source of income is tourism. È nata come città mineraria, però ha saputo sviluppare una sorprendente vocazione culturale che ancora oggi definisce il connotato di questa città. Guanajuato is a very traditional, very conservative town, and it has been suffering a lot of changes throughout the history. Una città che peraltro, grazie a questa effervescenza economica e grazie alla borghesia e allo sviluppo di una società precapitalistica, ha anche sviluppato un'attività politica intensa, tanto da rappresentare uno dei luoghi di origine delle lotte di indipendenza messicane. E quindi Guanajuato è diventato un centro davvero di commercio, di libertà e di creatività, ed è così ancora oggi. Ieri ero salito sulla collina più alta del centro lungo un'impervia scalinata colorata. Oggi la via semplificata con la funicolare. Ed eccolo il monumento di Pipila, ma soprattutto la vista più bella su tutta Guanajuato. È un canyon di fatto questa città, che si è sviluppata proprio in questa gola, le montagne dietro scavate dalle miniere e sulle pendici l'abitato colorato del canyon di Guanajuato. Si vedono tutti gli edifici principali, la cattedrale e poi l'università con la sua scalinata imponente. C'è persino una cupola che ricorda decisamente i progetti di Bramante e di Michelangelo per San Pietro, e quindi di nuovo l'influenza delle architetture europee sul paesaggio urbano di Guanajuato. Una città che ha saputo coniugare insieme l'industria mineraria con la creatività, l'impegno politico, e quindi una perfetta sintesi dell'anima messicana, perché da qua è passata proprio la storia che ha forgiato questo paese.
Tutto di questa città ricorda la Spagna perché appunto è stata realizzata da spagnoli, quindi l'architettura, i suoi giardini, la sagomatura di questi ficus come in questo caso. Tranne la pianificazione urbana, perché Guanajuato non è stata di fatto pianificata, non c'è infatti una griglia di strade, non ci sono grandi piazze rettangolari perché di fatto è uno stretto canyon, quindi la sua urbanistica è davvero irregolare. 3.200 callejones. Este es un callejón. 3.200 callejones. Algunos son angostitos, otros son más amplios, pero todos son escalones. Entonces, la gente, las damas que viven en los cerros, la única manera de ir al trabajo, de ir a la escuela, de ir al mercado, es por el callejón. Com'è? En México es muy típico que las calles lleven nombre de personajes importantes. Benito Juárez, Miguel Hidalgo. Aquí en Guanajuato no. Aquí el nombre de las calles y de los callejones es de sucesos que pasaron en ese lugar. Callejón de Pajaritos, Cantaritos, Matavacas, Pelavacas, Salsipuedes, Cachetada, Resbalón, Santo del Mono, El Reilete, El Ramillete, La Tacita, La Bocanegra, El Infiernillo, El Chilito, El Mezquitito, Temezcuitate, El Chantanganito, Cinco Señores, Callejón de las Ánimas, El Purgatorio, El Infierno, El Pochote. El más famoso, El Beso. Ci sono 3.000 vicoli a Guanajuato e il più famoso di tutti è sicuramente quello del bacio. C'è tutta una storia romantica in stile Romeo e Giulietta locali che non vi sto a sintetizzare, ma di fatto due innamorati si baciarono da questi balconi prima di fare una brutta fine, come in ogni storia romantica che si deve, in ogni dramma shakespeariano. Ne è stata fatta un'attrazione turistica con tanto di fotografi che ti scattano foto mentre i due innamorati si baciano da un balcone all'altro. Ehi, basta! A quanto pare ci si bacia anche dalle scale senza salire sui balconi, si fa forse per ottimizzare i tempi e fare due baci in contemporanea. Niente, qua o ci si bacia o si è d'intralcio. Va bene, 3, 4. Non è che siano il mio forte queste situazioni. Mi viene il diabete con queste cose. Sono ritornato nella piazzetta che vi avevo fatto vedere questa mattina, prima delle 9. Adesso siamo circa a mezzogiorno. Com'è cambiata la scena? È una città dove la vita si svolge in strada. Le strade sono di fatto un'estensione dei soggiorni delle abitazioni. Ci sono bar frequentatissimi, tutti a gestione familiare, tra l'altro. E poi in qualsiasi giorno della settimana chioschi per strada e spazi per la socializzazione che spuntano qua e là con angoli verdi, cespugli, banchine. Ogni anfratto urbano è davvero un pretesto qua per socializzare ed è un carattere che contraddistingue questa città. And we see that the city is very much alive. There are lots of people in the streets in these periods, especially for the festival. It's always the same because Guanajuato live of tourism. It doesn't matter what time a day, what time of year you show up here, it's always the same. We will welcome with open arms. È una città che, essendo sorta grazie all'industria mineraria e non all'agricoltura, di fatto non ha una grande tradizione gastronomica, perché mancando le materie prime, mancando l'agricoltura, manca quel tipo di cultura che di fatto è stata importata, però è stata importata in maniera assolutamente apprezzabile. Infatti la mia esperienza gastronomica in questi giorni è stata muy ricca. La comida questa volta è servita nella prima campagna di Guanajuato. Zuppa nera di mais, tartufo messicano e champignon con erba e passote. Che penso sia questa qui. E poi, per la prima volta nella mia vita, lingua di bovino, cucinata per 36 ore e servita con salsa mole.
fa un po' impressione, lo devo ammettere, ma è obiettivamente saporitissima. Di dolce, un tamal al doppio cioccolato. E perché no del soconoselle, il frutto dei cactus. Però questo è fico d'India. Ah no, quello è mousse de mezcal, quello bianco. Mousse de mezcal. Sì. Vabbè. L'ho inventato. È un'esplosione di colori questa città. Qua addirittura una facciata rosa con le aperture incorniciate di blu, ma poi c'è tutta una successione di rosa, ocra, rosso, arancio, marrone. Qua c'è un evento sportivo, non capisco se è l'arrivo di una maratona o la partenza. Mi sa che mi trovo nel posto sbagliato perché sono nel centro di una corsia. Probabilmente tra poco capirò dove dovrò andare. Volevo fare poi una considerazione sul fronte della sicurezza, perché non appena ho iniziato a dire che andavo in Messico, in Italia, il primo commento che mi veniva fatto era su questo capitolo. Ebbene, l'impressione che ho avuto fino ad ora, dove ho frequentato più che altro il centro di Guanajuato, è quello di totale tranquillità, nessun tipo di sensazione di insicurezza rilevante. Chiaro è che parliamo comunque del Messico con vari problemi in diverse regioni di presenza di gruppi criminali, quindi è sicuramente sempre incauto avventurarsi da solo al di fuori dei circuiti turistici principali. Un consiglio che posso dare è quello di consultare il sito della Farnesina, Viaggiare Sicuri. C'è anche l'app che indica appunto dove sono presenti maggiormente questi gruppi, e quindi in quel caso è sempre meglio orientarsi con una guida locale. It started as a mine center, but then it became culturally very important. So why there is this link between mines, that it's not something you would relate to creativity, to theater, and why it became a very cultured society? Because we had a Mexican president who fall in love with the European traditions, you know, a time to enjoy on the weekends, places to go out and enjoy and have fun. And that's when they have the idea of turn Guanajuato around. And that's when they start coming up with theaters, with comedy chorales. 1903 with the opening of the Juárez Theater. Non solo il Teatro Juárez, oggi tutta la città è il palcoscenico per il Festival Internacional Cervantino, che mette in scena spettacoli di musica, danza, teatro e arti visive. È un festival dalla programmazione sempre più internazionale, perché sono tanti i paesi che vi aderiscono, ogni anno c'è un paese ospite. Ne ho parlato direttamente con la direttrice della programmazione del festival. Qual è la peculiarità? Porque este festival così prezioso tiene differenti tipi di artes por la calle e non solo en un teatro. Sí, el festival resulta una mezcla bien interesante, porque tiene que ver con que es uno de los pocos festivales que tiene todas las disciplinas. Hacemos música, danza, ópera, teatro y espectáculos de calle. Oggi il Festival Internazionale del Cervantino è il più importante evento culturale di tutta l'America Latina e probabilmente uno dei più importanti al mondo. Digamos que en el mundo hay como pocos ejemplos, entre ellos está Edimburgo, está Aviñón, que mezclan todas las disciplinas. Il festival non solo ha rivoluzionato la scena culturale di Guanajuato, ma ne ha di fatto cambiato l'economia, la sua società.
Y podemos decir que ha contribuito el festival a crear la identidad no solo de Guanajuato, sino de México también. Sí, así es. Yo creo que de las cosas más relevantes que tenemos cuando viajamos a otras partes del mundo es que reconocen a Guanajuato por el Festival Cervantino, y eso es bien, nos enorgullece muchísimo. Con l'esperienza di questo festival qua a Guanajuato hanno dimostrato che è possibile attraverso la cultura cambiare l'immagine di un luogo, trasformare una città, unire le persone e soprattutto superare i confini. Gli spettacoli proseguono di notte tra i vicoli di Guanajuato. Señores, me presento, mi nombre es Johan Castillo y junto con la estudiantina compostelana de la Alcaldía Mayor de Guanajuato vamos a ser los encargados de llevarlos a su callejonía, ¿ok? In questa città sono state importate dalla Spagna per la prima volta in America Latina le callejoneadas, le escursioni per i vicoli della città accompagnate dalle serenate delle Tuna, le organizzazioni studentesche. Questo è lo spettacolo tradizionale, andare in giro con i musici a cantare in giro per le strade della cittá. Questa è una delle canzoni più celebri e popolari del folklore messicano, Cielito Lindo. Uno spettacolo itinerante che offre un modo inedito di esplorare il labirinto cittadino e i suoi miti. Cioè, si attraversa veramente il traffico accompagnati dalle note dei musici che ci fanno strada e come dei vigili urbani fermano il traffico e si procede con loro cantando e ballando. È praticamente una processione sonora. Superano vicoli pieni di murales, delle facciate colorate di tutti i colori dell'arcobaleno e si prosegue da uno scenario all'altro. Así que si me quieren apoyar y les gustó el trabajo, un fuerte aplauso, por favor. Uno spettacolo bellissimo, davvero bellissimo, soprattutto mi ha permesso di vedere dei vicoli che non avevo visto in questi giorni, che di notte si accendono di tutti i colori delle facciate, allietati poi dalle loro musiche tradizionali. È stata un'esperienza davvero bellissima. Qua c'è sempre una coda lunghissima di fronte a questa signora che fa lo street food. Deve essere evidentemente una delle signore dei chioschi più celebri di street food qua a Guanajuato. Questa praticamente è una scalinata maya. Buongiorno, un nuovo giorno, l'ultimo giorno a Guanajuato. Sto ingannando il tempo per aspettare che più tiendas si aprano al mercato di Hidalgo per fare un po' di compere prima di passare alla prossima città. Mi sono infilato in questa questo callejón, quindi vicolo, che si chiama Terremoto, perché come Gabriel mi aveva spiegato ogni vicolo qua si chiama in base a qualche cosa che è accaduto, quindi immagino che abbia a che fare con un terremoto. Il Messico è un paese dai tanti terremoti e molto spesso quartieri vengono distrutti, molte abitazioni vengono rase al suolo e quindi ogni tanto c'è la necessità di rinnovare l'abitato in queste città. Certo che vivere in caglie terremoto non è che porti molto bene, secondo me. Forse questi sono dei resti di case terremotate. Questa invece è Calle del Toro. Immagino un toro che scorazzava per questa strada che ha spaventato tutti e che da allora l'hanno chiamata appunto Calle del Toro. Una scarpinata come fare trekking. Le vie residenziali a ridosso del centro sono dei dedali di vicoli strettissimi
Come Venezia, tra l'altro si chiamano quasi uguale, Caglie. E come Venezia è difficilissimo orientarsi con i navigatori perché sono talmente stretti che guardando le mappe dei navigatori non si capisce se sia nell'uno o nell'altro vicolo. Poi si aprono gli scorci e guardate come anche case diroccate tipo questa comunque la dipingono di colori sgargianti che la rendono sicuramente più apprezzabile rispetto al grigio del cemento. I prossimi 30 secondi magari non guardateli se siete persone facilmente impressionabili, perché questo è un museo a Guanajuato dedicato alle mummie. I messicani hanno un'altra sensibilità verso la morte rispetto agli europei, che deriva dalle culture indigene. Praticamente sono i corpi i cui familiari non avevano più pagato il posto nel cimitero e quindi venivano via via riesumati, nessuno li reclamava e quindi sono stati esposti in questo museo che è stato costruito proprio al di sotto del cimitero. La morte qui è normalizzata. Questi resti umani vengono fatti vedere anche a bambini senza che ciò susciti scandalo. E la peculiarità che mette in mostra questo museo è il fatto che queste mummie siano così ben preservate. Evito però di mostrare le mummie più impressionanti, quelle dei neonati. What are in your opinion, since you live here, the main challenges for the people that lives here? Like, is it difficult to find a job, or is it difficult as for the education? I would say that education be one of the biggest challenge, not only for Guanajuato but Mexico in general. There is not many schools, and the system of education of Mexico, I would say, is very poor. In other parts of Mexico, the challenge is the security of the places, But here in Guanajuato, so far, safe, and it's a good place to live. Oggi Guanajuato è uno di quei simboli dell'identità, dell'arte e della storia del Messico, una città che è divenuta col tempo uno dei vertici culturali e creativi di tutto il Messico. It feels like it has all the potential, Mexico and Guanajuato, to be a very a international power, since it has everything in terms of resources, culture, different landscapes, and etc. Yeah, we have everything. I mean, Mexico is and can be one of the greatest countries in the world. We just need good leadership. That's what we need. Good leadership, good education, and that will change everything. For real. For sure. Good luck. Thank you. Direi che il mercato è aperto. La gente che mangia, i negozietti in realtà di artigianato ancora stanno lentamente aprendo, sono sempre gli ultimi. Qua c'è un chiosco dedicato alla squadra dei Puma, che dovrebbe essere una squadra di calcio di Città del Messico, una delle due perlomeno. Qua c'è una sorta di mini market in un chioschino, peluche e giocattoli di tutti i tipi, probabilmente made in China. E poi ci sono dei bellissimi invece stand di frutta e verdura, coloratissimi. Impazzisco quando vedo la frutta tropicale. Secondo me l'unica frutta che ha senso di esistere è la frutta tropicale. Un po' come nei souk ci si divide in zone, per cui qua c'è l'angolo ad esempio di frutta secca, di biscotti secchi, qua invece erbe di tutti i tipi, probabilmente anche il maledetto coriandolo. Gli esperti dicono che una città la si conosce veramente attraverso i mercati, probabilmente sia perché è un'esposizione di prodotti tipici del luogo, anche se con alcuni inserti esteri, e poi perché c'è la gente, è frequentata dalla gente del posto che la vive, che viene qua la mattina a fare la compra, a fare shopping, che si ferma a spizzicare qualche cosa al banco, e quindi anche un luogo di socializzazione. E a me piace da matti andare nei mercati. Alcune delle maglie tradizionali con le decorazioni colorate, tutte fatte a mano, bordado a mano, 650 pesos, quindi circa 30-35 euro.
Vado su per questa scaletta deliziosa, tutta adornata da fiori, chiaramente a tema religioso, perché c'è un altro livello e soprattutto c'è la possibilità di vedere il mercato coloratissimo dall'alto, questa bellissima struttura che ricorda quasi le stazioni europee ottocentesche. Bene, ho fatto il mio shopping, ho preso un piatto di terracotta, non so mai se arriverà a salvo in Italia, però adesso fuggo a fare il checkout e ci rivediamo nella prossima città, sempre qua dello stato del Guanajuato. Continua a viaggiare, commenta, condividi e iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.